Ciao tecnomaniaci! In questo nuovo video andremo a vedere come moltiplicarci in un video grazie all'app KeyMaster. È un effetto che sicuramente avrete visto molte volte nei film e che grazie a questa guida sarà molto facile da attuare. Quello che vi serve principalmente è l'app KeyMaster installata sul vostro smartphone, un treppiedi per tenere la ripresa il più ferma possibile e un pizzico di fantasia per far decidere al soggetto cosa fare nel video. Scegliete poi il luogo delle riprese, immaginando una linea al centro della scena che il soggetto non dovrà mai superare. Non deve essere per forza al centro, però in questo modo è più facile. In questa stanza ho girato 2 video e vi mostrerò subito come li ho uniti. Apriamo l'app KeyMaster e clicchiamo sull'icona a sinistra e successivamente su Progetto vuoto. In questo modo potremo iniziare l'editing. Per caricare nel programma foto e video dovremo cliccare su Media. Io andrò a cercarmi il video che farà da base al mio effetto clonazione. Muovendovi col cursore rosso facendo lo swipe a destra o sinistra, vi sposterete rapidamente nel video. E cliccando sul play a destra potrete rivederlo a velocità naturale ascoltando anche l'audio. Io sto cercando la parte perfetta in cui far iniziare il video eliminando il pezzo in cui faccio le prove e mi sistemo. Quando ho trovato il punto giusto clicco sul video e successivamente sulle forbici e posso cliccare poi su taglia a sinistra dell'indicatore di riproduzione. Il programma mi taglierà tutta la parte precedente a dove sono arrivato con l'indicatore. Lo stesso faccio per togliere la parte superflua alla fine, andando questa volta a cliccare su taglia a destra dell'indicatore. Per poter aggiungere elementi su un video, questa volta dovrò cliccare su strato e poi su media. Mi vado a cercare l'altro video che ho girato, sempre in questa stanza, e il programma me lo metterà in automatico al centro, in modo da farmelo gestire. Cliccando semplicemente sul tasto di divisione schermo, potrò dire a KeyMaster dove posizionare il video che ho appena aggiunto, senza perdere tempo a rimpicciolirlo e ingrandirlo. Ed ecco che adesso diventa importante quella linea immaginaria che vi ho detto all'inizio video. Anche con il video aggiunto andrò a scegliere con l'indicatore la parte da cancellare prima e dopo. Inoltre, tenendo premuto sul video che abbiamo aggiunto, potrò decidere dove spostarlo nella linea temporale. Con questo editor si può fare praticamente tutto e in un mio prossimo video vi spiegherò i trucchetti per utilizzarlo al meglio. Da come potete vedere, il video che ho aggiunto dura di più di quello principale. Adesso ho 2 opzioni: ritagliare la parte superflua o allungare il video principale. Per farlo devo o rallentare la velocità di riproduzione oppure cliccando sul punto da me scelto e successivamente sulle forbici, suddividi e inserisci fermo fotogramma. Il programma adesso andrà a inserire un fotogramma che salverà anche nella galleria del vostro smartphone, che potremo allungare e rimpicciolire a nostro piacimento. Cliccando sul secondo video aggiunto potremo andare a modificare la parte che occupa nello schermo e cliccando su filtro colore potremo scegliere dei filtri per amalgamare meglio tutti i video. Dovremo poi applicare manualmente il filtro scelto a tutti i video che abbiamo inserito nell'editor. Se poi vogliamo essere ancora più precisi, andiamo nella regolazione del colore e possiamo impostare la luminosità, il contrasto e la saturazione. Detto ciò, siete pronti per vedere il risultato finale della mia creazione. Spero che vi piaccia. Voi il tecnomaniaco mi ha dato un appuntamento e ancora non si vede. Mi pare normale. Il tempo sta passando, ma che ne so. Eccomi alla buon'ora, scusa il ritardo, ma sai com'è? Meeting, interviste.
con questo è tutto. Se avete dubbi o domande, commentate qui sotto. Vi aspetto al prossimo video.